In italiano gli aggettivi qualificativi non solo esprimono una qualità, ma specificano anche in quale grado o misura quella qualità è posseduta dal nome. Hanno infatti 3 gradi di intensità: positivo, comparativo, superlativo. L'aggettivo qualificativo è di grado positivo quando indica la qualità senza precisare l'intensità, la quantità o la misura in cui tale qualità è posseduta dal nome a cui si riferisce. Esempi: Luca è studioso, Anna è brava. L'aggettivo qualificativo è di grado comparativo quando indica la qualità, stabilendo un confronto o una comparazione fra 2 termini, definiti primo e secondo termine di paragone. Il comparativo può essere di 3 tipi. Comparativo di maggioranza, quando il primo termine di paragone possiede la qualità espressa dall'aggettivo in misura maggiore del secondo. Si forma mettendo più davanti all'aggettivo e di o che davanti al secondo termine di paragone. Si mette di quando il secondo termine di paragone è un nome, un pronome o un avverbio. Esempi: Luca è più studioso di Pietro. Luca è più studioso di te. Il cielo è più sereno di ieri. Si mette che quando il secondo termine di paragone è un nome o un pronome preceduto da una preposizione, come in queste frasi: ha dato più attenzione a te che a Gianni. Gioco più volentieri con lui che con te. Quando il paragone avviene tra 2 aggettivi, 2 verbi o 2 avverbi, come in queste frasi: Marina è più intelligente che laboriosa. Preferisco più leggere che cantare. Parli più velocemente che chiaramente. Comparativo di minoranza, quando il primo termine di paragone possiede una qualità in misura minore del secondo. Si forma mettendo meno davanti all'aggettivo e di o che davanti al secondo termine di paragone. La scelta tra di e che si effettua seguendo le stesse regole del comparativo di maggioranza riportate poco avanti. Si mette di quando il secondo termine di paragone è un nome, un pronome o un avverbio. Esempi: Paolo è meno sensibile di Carlo. Paolo è meno attento di te. Il cielo è meno nuvoloso di ieri. Si mette che quando il secondo termine di paragone è un nome o un pronome preceduto da una preposizione. Esempi: pranzo meno con te che con Anna. Parlo meno con Maria che con te. Quando il paragone avviene tra 2 aggettivi, 2 verbi o 2 avverbi. Esempi: Federica è meno paziente che gentile. Davide ama meno mangiare che dormire. Dorme meno serenamente che profondamente. Comparativo di uguaglianza, quando la qualità espressa dall'aggettivo è posseduta dai 2 termini di paragone in misura uguale. Si forma mettendo così o tanto, quasi sempre sottintesi, davanti all'aggettivo e i loro correlativi come o quanto davanti al secondo termine di paragone, quando è un nome o un pronome, come in questi esempi: Maria è bella come Sara. Maria è così bella come Sara. Maria è bella quanto Sara. Maria è tanto bella quanto Sara. Quando invece il paragone avviene tra 2 aggettivi o 2 verbi,
riferiti allo stesso soggetto si forma mettendo tanto davanti al primo aggettivo o al verbo e quanto davanti al secondo aggettivo o al verbo, come in questi altri esempi. Diana è tanto bella quanto intelligente. Antonio ama tanto ballare quanto cantare. L'aggettivo qualificativo è di grado superlativo quando precisa che una qualità è presente nel nome a cui si riferisce a livello massimo o in misura elevata. Il superlativo può essere di due tipi, relativo o assoluto. Il superlativo relativo indica che la qualità espressa dall'aggettivo è presente al massimo o al minimo grado nel nome in rapporto a un gruppo di persone, animali o cose. Nel primo caso si tratta di superlativo relativo di maggioranza, nel secondo di superlativo relativo di minoranza. Il superlativo relativo di maggioranza si forma mettendo il più davanti all'aggettivo e di, tra o fra davanti al gruppo di persone, animali o cose, in rapporto a cui la qualità è presente. Esempi: Giovanni è il più veloce dei suoi amici. Anna è la più coraggiosa tra le sue amiche. Il cane è il più fedele tra gli animali. Il superlativo relativo di minoranza si forma mettendo il meno davanti all'aggettivo e di, tra o fra davanti al gruppo di persone, animali o cose in rapporto a cui la qualità è presente. Esempi: Luca è il meno paziente di tutti i suoi compagni. Silvia è la meno saggia tra le sue amiche. Il leone è il meno pauroso fra gli animali. Il superlativo assoluto indica che la qualità espressa dall'aggettivo è posseduta al massimo grado o in misura elevatissima, indipendentemente da qualsiasi confronto. Esso si forma aggiungendo alla radice dell'aggettivo i suffissi issimo, issima, issimi, issime. Esempi: magrissimo, bellissima, severissimi, stanchissime. Premettendo all'aggettivo prefissi come arci, extra, super, stra, ultra, eccetera, come in questi casi: arcistufa, super paurosa, ultra leggeri. Premettendo o posponendo all'aggettivo avverbi come molto, assai, davvero, straordinariamente, oltremodo, eccetera, come molto calmo, assai caro, davvero libero. Ripetendo 2 volte l'aggettivo rinforzandolo con un altro di grado positivo, come fermo fermo, lento lento, bagnato fradicio, rafforzando l'aggettivo con tutto. Esempi: tutto agitato, tutto sudato. Forme irregolari di comparativo e superlativo. Gli aggettivi qualificativi come acre, aspro, celebre, integro, misero e salubre formano il superlativo assoluto inerrimo, anche se sempre più spesso sono usate alcune forme inissimo. Esempi: acerrimo, celeberrimo, asperrimo o asprissimo, miserrimo o miserissimo. Gli aggettivi indico, fico, volo formano il superlativo assoluto con il suffisso entissimo. Ecco alcuni esempi: benevolo, benevolentissimo o estremamente benevolo, munifico, munificentissimo o oltremodo munifico. Nota:
I superlativi in entissimo, come quelli in errimo, sono sempre più spesso sostituiti dalla forma avverbio più aggettivo al grado positivo. Ecco 2 esempi. Il suo atteggiamento era completamente benevolo. La Susina era molto aspra. Gli aggettivi buono, cattivo, grande, piccolo, accanto alle forme regolari di comparativo e superlativo come più buono, meno cattivo, il più grande, piccolissimo, hanno anche delle forme irregolari molto usate che derivano da quelle latine. Eccole: al positivo, comparativo e superlativo. Buono, migliore, ottimo. Cattivo, peggiore, pessimo. Grande, maggiore, massimo. Piccolo, minore, minimo. Nota bene: ai comparativi migliore, peggiore, maggiore e minore non va mai aggiunto più. È dunque sbagliato scrivere o dire più migliore. Ai superlativi ottimo, pessimo, massimo e minimo non vanno invece aggiunti prefissi, suffissi o rafforzativi, perché sono già dei superlativi assoluti. Ci sono poi alcuni comparativi e superlativi che derivano dal latino, che non hanno il grado positivo. Vediamo quali sono: prima al comparativo, poi al superlativo. Superiore, supremo o sommo. Inferiore, infimo. Esteriore, estremo. Interiore, intimo. Ulteriore, ultimo. Nota bene: anche a questi comparativi e superlativi non devono mai essere aggiunti più o meno, oppure i suffissi e i prefissi che formano il superlativo, perché sono già dei comparativi e superlativi. Quindi scrivere o dire più inferiore o infimissimo è sbagliato. Alcune delle forme succitate di comparativi e superlativi senza grado positivo possono essere usate come alternativa al comparativo e superlativo regolare degli aggettivi basso, alto, esterno, interno. Avremo quindi al positivo, comparativo, superlativo, basso, inferiore, infimo, alto, superiore, supremo o sommo, esterno, esteriore, estremo, interno, interiore, intimo. Vi sono inoltre aggettivi indicanti materia, figure geometriche o qualità massime come aureo, quadrato, rotondo, infinito, eterno, enorme, colossale, che non hanno i gradi di paragone.